Hello, John. Hello. Hello. Good to have you in our program, Linea Rock, once again. Welcome. Thank you for having me. Okay, so where are you calling from? I'm actually calling you now from my car. Okay. I'm calling from Nashville, Tennessee. All right. And I'm on my way to go get not too much, but a little bit of a haircut. Ok, not too much, please, not too much. Ok, so, allora John... No, it's staying. Allora John è in macchina a Nashville, la sua città dove abita, e ci sta appunto chiamando dalla macchina, speriamo non stia guidando mentre parla al telefono, sta andando dal parrucchiere e dice a tagliarsi un pochino i capelli, dice non tanto, quindi state tranquilli, però un'accorciatina gliela diamo prima della tournée. So John, I saw some pictures on Facebook of a new coming in your family. You just had a new child, is that correct? No. I don't know how that got started, but I was actually at a party. All right. And a friend of mine just had a baby. All right. And he wanted to go get a beer, so he handed his kid to me. Okay. And he went and got a beer, and someone took a photo, and everybody thinks I had a kid. But it's not true. Okay, so let's clear this. No. I'm done raising children. Ok, allora siccome su Facebook sono girate, I'm translating for the audience, John, sono girate su Facebook alcune foto di lui con in braccio un bimbo, allora è circolata la voce che avesse appena avuto un figlio, invece non è così, dice, mi trovavo a una festa, un amico doveva andare a prendere la birra, quindi mi ha pestato in mano il bimbo, mi hanno fatto una foto, è andata su internet e in un attimo sono diventato di nuovo papà, ma io ho già finito quel capitolo della mia vita, quindi sono a posto. So John, when you finally will learn some Italian, since you have Italian blood in your veins? You know what? I actually just told a friend of mine that when I get done this tour, they have this program in America called Rosetta Stone, and I want to buy this so I can learn to speak Italian. Okay. For many reasons, so I can communicate with some of my family and my friends in Italy, but also too, my wife finds the Italian. If I could go to bed one night and speak Italian to her, it would be very good for my sex life. Okay, so that's a promise, and of course we wish you the best. But ok, so allora gli ho chiesto a John quando finalmente, visto che lui ha del sangue italiano nelle vene, quando finalmente imparerà a parlare un po' di italiano, visto che anche Eric Singer, un comune amico che abbiamo, lo prende sempre in giro su questa cosa che non sa nulla di italiano. Dice promesso, dopo questa tournée comprerò questo programma che c'è in America, poi insomma non so se sono dei CD oppure una connessione a internet, un DVD, quello che è, per imparare l'italiano, perché dice voglio parlare ai miei parenti italiani nella lingua madre e poi vorrei anche migliorare la mia vita sessuale, perché sono sicuro che parlando italiano a letto insomma potrei essere più affascinante, il sesso insomma potrebbe migliorare. Noi glielo auguriamo, ma siamo qui stasera per presentare la tournée italiana che i Dead Daisies, la band di cui John è il cantante, frontman, compositore anche di quasi tutti i brani insieme agli altri ragazzi della band, che sono ragazzi molto conosciuti come tu hai già detto, Marco Mendoza, Doug Aldrich, Brian Tichy, quindi insomma tutta gente di prim'ordine. John verrà in Italia con i The Answer per 3 concerti che noi vi ricordiamo in questo momento, che sono promossi da Vertigo. 29 novembre Milano, Magazzini Generali, e poi si salta di 15 giorni, torneranno da noi 16 dicembre al New Age di Roncade Treviso e 17 dicembre al Container di Grottamare, provincia di Ascoli Piceno. Allora noi chiediamo a John che cosa ci possiamo aspettare da questo nuovo giro insomma europeo, con un nuovo disco e che faranno con i The Answer, altra band molto interessante. L'ultima volta li abbiamo visti con i Whitesnake, invece in questo caso è un co-headlining tour insieme ai The Answer. So John, you're gonna come to Europe and to Italy for 3 shows which we just mentioned. We're gonna be Milan, Treviso and Grottamare. With The Answer joining the tour with you. Is it a co-headlining tour? Last time we saw you with Whitesnake here in Milan. So what we can expect this time? Is it going to be a different kind of experience? Just tell us about it. Well, I think the last time that we were there was with Richard and Dizzy. Yeah. So obviously there's some new members in the band. Sure. We have, this is our first
first real tour with, first tour of Europe with Doug Aldrich. Yeah. So we're very excited about that. And I think on this tour, because we don't really have the keyboards, I think live it's been a little bit more aggressive. Okay. It's a little more straight ahead rock and roll, and obviously anybody that saw us before knows we're just a bunch of old friends. We've all known each other for years, so it's just a bunch of old friends having some fun and just kind of hanging out and just having a party. And the Dead Daisies is actually a live band, most of all, because, the record is just a preparation to the show. That's how I see it, because there's so much energy on stage with you guys, and it's really worth to come. Yeah, it's definitely, and like I said, the difference between, this year and last year, we don't really have any keyboards. Yeah. So it's a bit more guitar heavy, and I would say a little more aggressive. Allora, John ci dice insomma che rispetto all'ultima volta quando sono stati qui a Milano con i Whitesnake, la formazione è differente, quindi c'è Doug alla chitarra, che è per la prima volta con loro in Europa, e non ci sarà il tastierista questa volta, quindi il suono è più rock and roll, più diretto, quindi ci sarà molta più energia anche dell'altra volta, e chi li ha visti sa insomma, che il loro concerto è stato veramente una botta. Per molta gente che non li conoscevano, cioè conosceva singolarmente loro, però se li ha trovati sul palco fu una sorpresa incredibile. Ma come? Ma sono loro? Il pubblico dei Whitesnake magari non li conosceva bene, sono rimasti tutti estasiati, quindi siamo convinti che torneranno tutti quelli che c'erano e ci sarà anche molta gente in più, quindi essenzialmente sarà un concerto da vedere con tantissima energia, e in più ci sono i The Answer, che sono un'ottima band, anche loro di vintage rock, insomma il rock come si faceva una volta. So John, just a curiosity I have of you on the road, especially you as John Corabi, what do you do before getting on stage? Which is the first thing that you do, the last thing that you do before going on, and the first thing that you do when you come down off stage? Well, normally, it's depending on the area, but usually I just take a few minutes and by myself. Yeah. I'll get dressed and get ready for the show, and then I just go find like a little area to kind of calm myself down a little bit, because it's weird still. I've been doing this for 30 years and I still get very, very nervous before we go on. So, oh, really? Yeah, for about 5 or 10 minutes before, I'll leave the guys in the dressing room and I'll just go off somewhere by myself right by the stage. Yeah. And just kind of relax and chill out and maybe do some vocal warm-ups. All right. And then usually afterwards, normally as soon as we get done playing, we always go right to a table and go do a signing. Yeah. But then after the signing, I kind of do the same thing. I kind of sit by myself for a little while to just kind of relax and then come back down from being on stage. All right. So it's nothing crazy. It's not like there's any, any hooker, there's no hookers or midgets or any farm animals or nothing like that. It's just a calming thing. Before and after. All right. Allora, vita da rockstar, però non proprio del tutto. Allora, c'è tanta azione, come abbiamo detto prima, sul palco dei Dead Daisies. La mia curiosità era, ho chiesto a John cosa fa prima di salire e qual è la prima cosa che fa. Cioè, l'ultima prima di salire e la prima che fa quando scende. Semplicemente lui si raccoglie in se stesso. Allora, 10 minuti prima di salire si veste, si prepara e lascia la dressing room dove stanno gli altri ragazzi del gruppo, che lo sappiamo, che lo vediamo, sono molto attivi
attivi sui social network, quindi vediamo i filmati, sono sempre foto, molto eccetera. Cacciaroni, insomma sono sempre lui si isola. lui preferisce isolarsi, tranquillizzarsi, fare un pochino di magari esercizi per scaldare la voce, e dice stranamente, pur essendo in giro da così tanti anni, sono sempre un pochino nervoso, quando scatta la mezz'ora prima del concerto mi innervosisco parecchio, e gli ultimi 10 minuti ho bisogno di stare da solo e concentrarmi, insomma, per quello che sto andando a fare. E quando ho finito un po' la stessa cosa, scendo, siccome c'è stato insomma un concerto molto intenso, a tanta adrenalina, ho bisogno di scaricare un attimino l'adrenalina, di stare tranquillo, mi siedo, magari mi bevo qualche cosa di fresco, sempre che non abbiamo una signing session, perché spesso ci capita magari di aprire per altri gruppi, insomma, per farci conoscere, così andiamo al merchandise stand e firmiamo, facciamo autografi, eccetera. Dopo quello, ecco, allora lì scatta il mio momento di tranquillità e dice comunque vedete, cioè niente cose pazze, esatto, strane, cioè non ci sono nani, non ci sono le gruppi, non ci sono animali da fattoria, insomma tutto tranquillo, insomma. Nel nostro backstage. Ultimissima domanda per John, insomma abbiamo visto su internet che lui a giugno è stato in studio con un vecchio amico, chiamiamolo così, il chitarrista di una band di cui lui ha fatto parte negli anni 90 per la registrazione di un disco. Non vi dico il nome della band, primo perché lo sapete già e perché così John non può intuire dove andrà a parare la mia domanda. So John, we saw some pictures on the web of you last June. You were in the studio with some old friend, which was MICK MARS from Motley Crue, and there was a lot of talking about that you were working on an album together and so on. So can you clear this? I know that you recorded two songs, which were Gimme Blood and Shake the Cage. Where these two songs will go and what happened and whose idea was that, and how did it feel to be back in the studio with Mick? It honestly, to be in the studio with him, it was great. I did do the two songs with Mick, but it was weird. Mick asked me to do him with his record a couple of years ago. Okay. But when he asked, he hadn't started the Motley tour yet. So the last Motley tour. Yeah. So he did that, and then I didn't hear from him for a while, and then I got the offer to do the Daisies. Yes. And so I think it was probably January or February, Mick and I talked of this year. And I just told him, I said, I don't want to hold him up, and I don't want to delay anything that he wants to do. If I can help him, I would love to. But at this point right now, I'm so busy with the Daisies, and then I have a solo band as well with my son. Yeah. And I actually have a live record coming out in, I think January of next year. All right. So it's just with everything going on, I just don't think that we're going to be able to figure out a schedule. So I know at this point I did two songs, and I'm not sure if Mick's going to get somebody else to re-sing them, or if they're going to be on his record or not be on his record. I don't know. Okay. So originally you were supposed to sing the whole album and be his singer? That's what you're saying? And then the Daisies happened? Well, he just called me and asked me to help him write some music for his record. Okay. And, and then it wound up me singing a couple of songs, and we had talked about doing a whole record. But with the Daisies being as busy as we are, I mean, we're booked all the way up until December 21st of this year. I have 2 months off, but I'm working with my solo band. Yeah, so, okay. And then I'm working with the Daisies almost all of next year again as well. So it's just been crazy. Ok, so let me translate this. Allora ho chiesto a John appunto della collaborazione con Mick, dice che MICK Mars dei Motley Crue dopo il loro scioglimento. Sì, esatto. no, risale allora la prima chiamata di Mick risale a 2 anni fa. Ha chiamato John e gli ha chiesto se voleva cantare sul suo disco solista, che in effetti è un bel po' di tempo che Mick sta preparando. Poi ovviamente con l'Andy Rivieni dei Motley Crue, che è una tournée qua, una tournée là, poi adesso alla fine hanno fatto la tournée d'addio, insomma il progetto è slittato. Cosa è successo? Nel frattempo i Dead Daisies hanno
chiamato John. Lui ha naturalmente accettato l'ingaggio, in più alla sua carriera solista in parallelo con suo figlio. La sua band. Dice tra l'altro a gennaio uscirà un live album proprio dei miei pezzi solisti, quindi sono piuttosto impegnato, perciò era gennaio-febbraio, ho chiamato Mick e gli ho detto: senti, non so che cosa intendi fare, però io sono molto impegnato, quindi non voglio tenerti lì in parcheggio, in ballo. Se devi andare avanti col tuo progetto vai. Loro sono entrati in studio, hanno registrato 2 brani insieme, che sono quelli che ho citato prima, Gimme Blood e Shake the Cage. Lui dice: non so però lo stato attuale delle cose, A, se uscirà questo disco di MICK MARS, B, se saranno le versioni cantate da me o se saranno ricantate da qualcun altro, e stare con Mick comunque in studio è stato un déjà vu molto bello. Con lui insomma il rapporto è rimasto come una volta perfetto. Quindi noi adesso salutiamo John, gli chiediamo solo velocissimamente l'ultima cosa curiosa: perché qualcuno che è all'ascolto in questo momento dovrebbe immediatamente andare su internet in prevendita a comprare il biglietto per una delle 3 serate dei Dead Daisies della tournée italiana che è ormai prossima. So John, very last quick question. So of all the listeners that are actually listening to us to this program right now, why they should go immediately after we finish this call to buy the ticket for one of the 3 Italian shows? Give them one reason. Honestly, it's just, if they're into rock and roll, they're going to have a rock and roll with The Answer. Yeah. Great rock and roll band. And the Dead Daisies, like I said earlier, it's a lot of fun. It's loud. It's sweaty, and it's just good old-fashioned rock and roll, loud and a kick in the teeth. So, if they're not into that, I don't know what to tell them. Ok, allora ragazzi, con un invito così non potete che andare a cliccare immediatamente per acquistare il biglietto. Lì ci sarà tanta energia, tanto sudore, tanto volume, 2 band al prezzo di una, perché in realtà è vero, il biglietto non costa moltissimo, quindi The Answer più Dead Daisies, ci sarà tanto casino, tanto rock and roll, perciò è una serata sicuramente da non perdere. Immediatamente andate a comprare il biglietto, noi aspettiamo John in Italia e mi raccomando John, non ti tagliare troppo i capelli, so don't cut too much your hair, because the Italians are waiting for you with your long hair, okay? Yeah, it'll still be there. I'm just having it trimmed a little. That's all. Okay. Thank you so much, sweetheart. See you soon in Italy. All right. It's been a pleasure. It's been a pleasure. Thank you so much for your time. Ciao. Ciao. Ciao.